Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Prenderemo un pezzettino di autostrada organizzata, sicura, tranquilla, e ad avere si presenta la nostra destra. Lieve foschia. Vi posso garantire che faremo la galleria del passo. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Questa è la situazione che abbiamo a pochi chilometri da casa, ma tra un po' inizieremo a vedere sicuramente il sole e la giornata sarà meravigliosamente tersa. Oggi è 18 febbraio 2024, sono circa le 10:10. Siamo partiti con estrema tranquillità e adesso punteremo... Adesso ve lo spiego. Ci siamo spostati di pochi chilometri e la visibilità è totalmente cambiata. Qui siamo dalle parti di Voghera, dove ci siamo fermati a fare benzina, e la situazione è totalmente diversa. Dai 6 gradi e mezzo siamo arrivati a 9 e mezzo, adesso da qui si prosegue. Prenderemo un pezzettino di autostrada fino ad arrivare dalle parti di Ovada e poi da lì usciamo e vi riporteremo in sella. Tanto che mi rimetto i guanti, faccio vedere l'ultimo accrocchio che ho fatto. Approfittando della borsa serbatoio, delle strutture a molle che c'è sulla stessa, tramite dei ganci AG mi sono fatto questo ancoraggio per la GoPro, così non sto ogni volta ad aprire borse, borsucce, borsettine. Invece da qui basta allentare un po', la tiro fuori, quando finisco la rimetto qui, stringo un po' le molle e boom, e lei sta ferma qui. Comunque adesso proseguiamo. Siamo a circa 7 km dall'uscita Ovada, ci siamo fatti un po' di autostrada inevitabilmente per avvicinarci e nonostante il periodo c'è abbastanza movimento. In questo momento ci trovate poco traffico, ma fin quando eravamo sulla Serravalle il traffico era abbastanza intenso. Abbiamo incontrato anche altre moto andare in direzione del mare. Come vedete c'è il sole, anche se c'è una leggera foschia, ma nulla a confronto a quello che ci siamo lasciati uscendo da casa. Una volta usciti dall'autostrada attraverserete alcuni paesini molto graziosi, piccolini. L'asfalto non sarà sempre perfetto. Adesso siamo sulla SP 205 e stiamo iniziando ad arrampicare un po' su queste stradine un po' tra il nulla e l'addio. Siamo stati qui qualche anno fa la prima volta e trovammo una nebbia pazzesca. Adesso stiamo puntando il monte Beigua e poi da lì arriveremo sul Faiallo. Ovviamente vi lascerò la traccia GPX all'interno della descrizione del video. Questa è l'entità delle strade che vi aspetta. Il monte Beigua sarà anche peggio, perché da come ce lo ricordiamo sembravano quasi strade un po' bombardate, ecco. La temperatura è ottima in questo momento, siamo sui 14 gradi. Usciti dall'autostrada abbiamo anche incontrato un gruppetto di moto fermi in un parcheggio, probabilmente si stavano aspettando, e da queste parti qui abita la persona che mi ha insegnato e trasmesso la passione per la pianificazione dei viaggi, l'utilizzo del Garmin, l'utilizzo di Basecamp e tanti altri segreti per viaggiare in maniera organizzata, sicura, tranquilla e ad avere tutti i tempi giusti per fare qualsiasi cosa avessi voluto fare. Si chiama Pino questa persona qui, che ha smesso di viaggiare in moto ed ha iniziato a viaggiare in camper. Si è comprato, pensate, un camper l'anno scorso, un camper di seconda mano. Ha detto: Massimo, mi compro questo camper perché non so se Lisa avrà la stessa passione che ho io per questo mezzo, quindi ne voglio prendere un seconda mano. Se l'è sistemato, l'ha reso autonomo dalla parte energetica con dei pannelli solari e pensate, è partito ad ottobre, adesso è in Spagna e Portogallo e siamo a febbraio e non è ancora tornato. Lui abita esattamente da queste parti qui, esattamente di Lerma lui è. E ho viaggiato con lui la prima volta in un viaggio bellissimo che è stato la Scozia. Avrei dovuto fare con lui in realtà anche l'anno prima il Marocco, ma io ho preso la varicella qualche giorno prima della partenza e quindi il mio Marocco saltò immediatamente. Ma comunque torniamo ad oggi. Ad un certo punto questa sarà l'entità delle strade che troverete. Lungo la strada abbiamo trovato anche tanti cacciatori, probabilmente si era aperta la caccia e si stanno riuniti, ma ne avremmo incontrati forse già una decina, e quindi per questo sto moderando un po' la velocità, sia per l'entità dell'asfalto che non è sempre il massimo, e sia anche perché magari rischiamo di trovarci dietro la curva. Adesso qui abbiamo da fare una bella inversione a U e salire sulla strada che ci si presenta alla nostra destra.
tra esattamente 200 metri. Puntiamo verso Ponzone, località Ponzone. Eccoci qua si va a destra. Parco faunistico dell'Appennino. Adesso la salita si fa pure abbastanza impegnativa, la strada si è stretta ulteriormente. Fortunatamente qui l'asfalto è buono, quindi un pericolo in meno. Spettacolare, quelli da soli in tranquillità, passo moderato e molto attenzione, ci teniamo sulla sinistra e continuiamo la salita. Qua adesso sarà tutto così, sarà tutto uno zig e zag. Siamo sulla SP 208 come vedete. Adesso qui si sale, destra, salita del 10%. Di tanto in tanto incrociamo qualche auto, la maggior parte vanno a un passo corretto, altre invece ne ho incontrata una un po' a passo allegro, per fortuna non in piena curva. Che qui è un continuo sali scendi, opla. E le buche sono sempre dietro l'angolo, ecco perché stiamo tenendo un profilo estremamente basso. Ok, adesso qui si continua, si sale. Adesso peccato che ci sia questa foschia, ma vi posso garantire che qua sotto la strada sarà incantevole. La strada è molto stretta, ma panorami veramente incredibili. Peccato questa lieve foschia. Guardate che roba è qua. Very very beautiful. È o no pornografia allo stato puro qua? Ovviamente il passo sarà moderato, ma noi amiamo andare in questa maniera e quindi non faremo per nulla fatica. Adesso sta salendo anche una macchina. Quindi la strada è talmente piccola che una macchina passa, per fortuna il SUV si è fatto da parte e ci ha lasciato passare. Pensate che siamo in seconda e in alcuni punti acquista persino troppa velocità, tanta è la pendenza. Ci sono dei gomiti, non ci sono delle curve qua, in alcuni punti gomiti belli in piedi anche. E appena scenderemo in basso penso che la prima cosa che faremo sarà cambiarci i guanti, ci metteremo quelli leggeri, stavolta li portiamo, perché ci sono a bellezza di 16 gradi e mezzo e con questi qui, ecco guardate qua che gomito che c'è. Non so se dalla cam schiaccia, ma vi posso garantire che sta scendendo molto velocemente. In mezzo alla strada ovviamente vedrete anche dei pezzi di pietra, di roccia, qualcuno un po' più grandi anche ai lati della strada, qualche piccola frana. Adesso siamo per tornare, quella lì è la strada principale. Very 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 good questa direzione qui. Un cartello ci ha appena avvisato che dal Piemonte siamo entrati in Liguria, praticamente siamo nella provincia di Savona. Next stop Beigua, Parco del Beigua. Abbiamo cambiato i guanti e si va decisamente meglio. La strada è molto invitante, i limiti sono particolarmente bassi e il consiglio è rispettarli perché l'asfalto è bello ma in alcuni punti è sporco, tant'è che poco prima abbiamo incontrato un gruppetto di ragazzi di cui uno era caduto
avevano messo opportunamente il caschi a terra ad indicare la situazione di pericolo e di aiuto, e questo è quello che può succedere. Quindi la strada è bella, ma andate piano perché non è sempre pulita. Siamo sulla SS 234, abbiamo appena superato la località Maddalena. Eccoci qua, lasciamo la strada principale e puntiamo verso Varazze, passando per questo parco meraviglioso. Il parco è molto bello, l'asfalto l'ultima volta che siamo passati qui non era ben messo, ma vi garantisco che ne vale assolutamente la pena. Tra l'altro abbiamo visto anche un controllo abbastanza intenso dalla polizia, o meglio dei carabinieri, che probabilmente sotto si accelera un po' troppo e quindi monitorano in questa maniera. Alcuni ci hanno fatto il segno di andare piano. Cinzia giustamente dice per fare segno a noi di andare piano, che già andiamo piano di nostro. Io oggettivamente vado molto moderatamente per strada, tranne qualche volta dove mi piace anche dargli un po' più il gas. Spesso e volentieri sono da solo, però non c'è Cinzia. Troverete a passare in mezzo a queste vie molto molto strette. La stradina che abbiamo imboccato adesso è anche poco segnalata all'inizio. Passerete a fianco a un ufficio postale e poi con passo estremamente blando proseguirete almeno fino all'uscita del paesino, la frazione San Martino. Ragazzi, siamo ufficialmente dentro il parco del Beigua. I primi tornanti, non vi nascondo che sono fatti con il compasso, farete anche dei 360 molto stretti. Come vedete qui si sale e si scende. Cercheremo adesso di toglierci la macchina davanti, se non altro per vedere la strada, evitare le buche ed avere una visuale un po' migliore. Però la strada qui è veramente stretta e in alcuni passaggi è veramente, la macchina ci passa. Se chi dall'altra parte viene un po' allegrotto si crea veramente il patatrack. Siamo a circa 900 metri di altezza nel cuore del parco e come vedete la strada è quella che è, ma lo spettacolo è notevole in questo momento. Bisogna stare orecchie dritte per il fondo. L'unico pericolo che avrete sarà il fondo, ma l'ultima volta che l'abbiamo fatto qui c'era un nebbione pazzesco, quindi adesso per noi è tutto grasso che cola, diciamo. È o no uno spettacolo qua, ragazzi? Very beautiful. Veramente un paesaggio incredibile, colori prettamente invernali. Ovviamente nei periodi estivi qui è verde a profusione e fresco a go. Da 900 metri siamo arrivati a 1200-1180 per l'esattezza in questo momento, e c'è una temperatura di 13 gradi e mezzo. Non siamo gli unici, come vedete, su queste strade. Si fa zig zag dove si può per evitare le voragini che ci sono a terra. Il navigatore vi porterà a un limite di 90 km/h. Ovviamente è impossibile mantenere quel limite, quindi quando vi dice che per fare questo tratto ci vuole 20 minuti, moltiplicatelo anche per 3. Qui adesso arriviamo al punto più alto e poi si scende. Eccoci qua, Monte Beigua. Qui sono anche i tavolini per fare picnic. E piano. Davanti a voi c'è il mare. In questo momento c'è un po' di foschia e quindi si vede poco, ma quello che vedete davanti a voi è mare. Come vedete è parecchio trafficata la questione qua. Sembra che qui sia, no? Sì. Qui c'è un ristoro, noi proseguiamo. Divieto di transito in presenza di neve o ghiaccio.
siamo nel pieno del parco del Beigua. Cinzia, il GS e solo il rumore di un ruscello che è proprio qui davanti. Colori incredibili ci sono. Tra una ventina di chilometri dovremmo essere sul passo del Faiallo, dove faremo una sosta e pranzeremo lì. Se farete questo percorso che stiamo facendo noi dovrete avere molta pazienza, perché se è vero che gli scorci sono molto belli, la strada in alcuni tratti è veramente malmessa. Siamo sulla strada che porta al passo del Faiallo. Sotto di noi c'è un fiume dei colori incredibili, acqua verde smeraldo. All'inizio la strada anche qui non è il massimo, ma poi a quanto pare hanno riasfaltato in alcuni tratti, quindi si balla un po' meno. A quanto pare in alcuni tratti l'asfalto è stato rifatto, in altri no, quindi si alternano pezzi buoni a pezzi malmessi, quindi l'attenzione non deve mai mancare. Abbiamo appena superato l'insegna Passo del Faiallo e tra un po' si aprirà davanti a voi, davanti a noi, uno spettacolo incredibile. Il Passo del Faiallo ha una vista veramente mozzafiato sul mare e complice una giornata c'è una visibilità ottima in questo momento. Quella davanti a voi è Genova e guardate che spettacolo è qua. Guardate la strada, che incanto è veramente qualcosa di incredibile. Adesso ci saliamo su e lo apprezzeremo ancora di più. Ditemi voi se non è una cartolina oggi qui. Che spettacolo è! C'è un po' di vento, ma niente di drammatico, per fortuna. Davanti a noi Genova col suo porto, e dice un forte, non mi ricordo, forse mi sembra che si chiama Forte Geremia, ma non vorrei dire un'eresia. Che incanto che è! Siamo arrivati sul passo del Faiallo, ci siamo trovati il nostro solito posticino, eccolo qui c'è il GS e qui c'è la vista sotto di noi. Ecco qui c'è Genova e questa è tutta la strada che c'è. Adesso ci accomodiamo qui e buon appetito. Il nostro pranzo l'abbiamo fatto, ci siamo riposati un pochettino, abbiamo fatto qualche volo col Mavic, qualche foto. Il sole, come vedete, si è leggermente coperto, la luce è cambiata, totalmente diversa, giusto il tempo di fare 2 foto e 2 voli col Mavic, che qualche nuvola ha offuscato un po' il sole, ma la temperatura è ancora ottima. Adesso piano piano scendiamo verso il basso. Sono circa le 15:30, noi piano piano stiamo scendendo. Mentre noi scendiamo ci sono auto che salgono a tutta, auto super mega preparate, perché gli scarichi sono molto aperti e il passo è non allegro, di più. Qualche moto sale pure e il passo del Faiallo è sempre una garanzia quando il tempo è così. Si gode di una vista veramente incredibile. Adesso penso che dopo il pranzo Cinzia già sta reclamando un caffè. Eccole qua, vedete le altre moto che salgono su. Cinzia sta reclamando un caffè, quindi ci fermiamo in un bar dove ci siamo fermati altre volte. Prima di entrare in autostrada Amazone c'è un bar pasticceria, ci fermeremo lì e penso che prenderemo un caffè con un pasticcino. Vediamo. Cinzia, perché io sono a dieta ferrea. Cinzia ha detto no, lei solo caffè, quindi soltanto caffè, niente pasticcino. Vedete, il vento è leggermente sostenuto e si sente. Dal passo del Faiallo ovviamente scendiamo verso il passo del Turchino, faremo la galleria del passo e poi si punta Masone.
asfalto appena rifatto, tra l'altro è stretta la strada, quindi il nostro passo sarà come sempre blando, però l'asfalto qui devo dire che è ottimo. Ed eccoci qua, poche curve e siamo al passo del Turchino. Sotto di noi c'è anche l'autostrada, tra l'altro si vede dall'alto, per fortuna non c'è molto traffico. Eccoci qua, passo del Turchino, questo qui. Adesso ci tiriamo sulla destra, facciamo la galleria e scendiamo verso Masona. Eccolo qua il cartello che indica passo del Turchino, 532 metri. Caffè preso, adesso ci teniamo sulla sinistra e entriamo in autostrada. Ci sarebbe anche stata una bella strada andando dritti, passando per altri parchi, ma vista l'ora il caso è di rientrare con l'autostrada verso casa. Adesso telepass e si va a vincere facile. Eccoci qua, go. Ok, adesso ci mettiamo la nostra velocità 100-110 e piano piano rientriamo. Ragazzi, siamo quasi arrivati a casa, penso che usciremo prima di Binasco, generalmente c'è una Binasco, ma penso che ripasseremo per Borriano, dove siamo passati stamattina, così ci evitiamo un pezzettino di autostrada. Il traffico non è molto, la temperatura per ora è ancora calda, sono ancora 12-13 gradi. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!